Avvertenza importante. Cari amici, i consigli che seguiranno non sostituiscono in alcun modo il parere del vostro medico di famiglia. Ogni persona è diversa e ciò che va bene per uno potrebbe non andare bene per un altro. Quindi ascoltate sempre il vostro dottore per qualsiasi problema di salute. Prima di iniziare, vi chiedo un piccolo favore da amici. Se trovate utili questi consigli, iscrivetevi al canale, mettete un bel pollice in su se vi incuriosisce e cliccate sulla campanella per non perdervi i prossimi incontri dedicati al nostro benessere. Ciao a tutti amici della salute e del benessere. Oggi ci addentreremo in un argomento un po' scomodo, ma super importante per la nostra energia e la nostra vitalità. Preparatevi perché stiamo per smascherare il nemico numero 1 delle nostre preziose vitamine. Avete qualche idea di cosa si tratti? Se nella vostra mente è balenata l'immagine di un sacco di zucchero perfido, siete in buona compagnia, ma colpo di scena. La vera nemesi delle nostre vitamine non è lui, o meglio, non solo lui. Rullo di tamburi. Il vero vampiro di vitamine è l'amido raffinato. Lo so, magari non ve l'aspettavate, ma fidatevi di me, la scienza e il vostro corpo non mentono. Vedete, quando mangiamo un po' di zucchero, il nostro organismo lo processa e certo consuma qualche nutriente. Ma quando ci abbuffiamo, e spesso lo facciamo senza nemmeno accorgercene, di quegli amidi bianchi e raffinati come la farina di riso super fine, la tapioca che sembra neve, la farina di mais impalpabile, l'amido di mais modificato, che suona quasi come un esperimento scientifico, le maltodestrine, un nome un po' inquietante, non trovate? E quell'onnipresente amido alimentare modificato? Lì la faccenda si fa seria per le nostre scorte di vitamine. Perché succede questo dramma vitaminico? Per digerire, metabolizzare e trasformare questi amidi raffinati in quella bella energia che ci serve per affrontare la giornata, il nostro corpo deve fare un lavorone e, indovinate un po', ha bisogno di aiutanti, cioè di specifici nutrienti. Uno dei supereroi che entra in azione per metabolizzare questi amidi è la vitamina B1, la tiamina. E qui sorge spontanea una domanda: ma come mai l'amido è peggio dello zucchero, se magari ne mangiamo meno? Ottima osservazione, amici. Il punto è che, anche se magari coscientemente mettiamo meno cucchiaini di zucchero nel caffè rispetto a una bella porzione di pasta, che è piena di amido, la quantità totale di amido che ingurgitiamo durante l'anno è molto più alta. Pensate un po'. In media, una persona potrebbe consumare circa 22 kg di zucchero all'anno, ma quasi 136 kg di amido. Una bella differenza, non trovate? E non finisce qui. Se guardiamo la scala dell'indice glicemico, che ci dice quanto velocemente un cibo alza il nostro zucchero nel sangue, gli amidi raffinati sono dei veri e propri razzi rispetto allo zucchero. Lo zucchero si aggira intorno al 74, ma certi amidi raffinati possono schizzare alle stelle, tipo il maltodestrine che è quasi a 180. Questi furbetti fanno impennare la glicemia molto più rapidamente. Ora torniamo alla nostra eroina, la vitamina B1, la tiamina. È fondamentale per un sacco di processi nel nostro corpo, ma c'è un piccolo problema. Non ne immagazziniamo molta. In tutto il nostro corpo potremmo averne circa 30 milligrammi e le dosi raccomandate, RDA, stabilite un bel po' di anni fa, diciamo 80 o 100, sono ancora lì, ferme tra 1 e 1,2 milligrammi. Ma vi rendete conto di quanto sia minuscola questa quantità? Dal mio punto di vista è davvero troppo bassa. E spesso i dottori non controllano nemmeno se abbiamo una carenza di questa vitamina così importante. Ma quali sono i segnali d'allarme di una carenza di B1? Oltre alla solita stanchezza che ci fa sembrare dei koala tutto il giorno, ci possono essere problemi al nostro apparato digerente. Digestione lenta come una lumaca, gonfiore che ci fa sentire come dei palloncini, magari un po' di stitichezza fastidiosa e persino nausea. Sì,
perché un sacco di ingranaggi della nostra digestione hanno bisogno della B1 per funzionare correttamente. E non è finita. Potremmo anche non produrre abbastanza acido nello stomaco. La bile potrebbe avere difficoltà a fare il suo lavoro. Insomma, un vero caos digestivo. Un altro sintomo spia di una carenza di B1 è lo stress, quella fastidiosa tensione nervosa che ci fa sentire sempre sul chi vive. E indovinate un po'? Può anche rendere difficile addormentarsi. Ecco perché una carenza di B1 può portare all'insonnia. Il nostro cervello non riesce a spegnersi bene. E se la carenza peggiora, potremmo notare dei cambiamenti nel nostro umore, diventando più lunatici del solito. Se conoscete qualcuno che cambia umore senza un motivo apparente, una carenza di B1 potrebbe essere una delle ragioni. Pensate a quanti bambini potrebbero avere questi sbalzi d'umore solo perché mangiano troppi amidi raffinati. Hanno un gran bisogno di B1. Anche le donne in gravidanza sono più a rischio di carenza di B1. Uno dei primi segnali che possono avvertire è proprio la nausea. Quindi, se siete in dolce attesa o conoscete qualcuno che lo è e soffre di nausea, assicuratevi che assuma più B1, perché anche il piccolo in arrivo ne ha bisogno, specialmente nei primi anni di vita. Nei neonati, una carenza di B1 può manifestarsi con un pianto rauco, come se volessero piangere ma non avessero voce, piccoli spasmi muscolari, difficoltà a respirare bene. Mi chiedo quante persone con apnea notturna abbiano in realtà solo una carenza di vitamina B1. Tutto quell'amido che entra nel nostro corpo e si trasforma in glucosio, se non c'è abbastanza B1 per utilizzarlo come energia, viene convertito in acido lattico. Questo rende il nostro corpo più acido, il che può influire sulla respirazione e potremmo persino iperventilare per cercare di eliminare più CO2 e bilanciare l'acidità. Questa potrebbe essere una delle ragioni per cui alcune persone non riescono a dormire e i loro muscoli diventano irrequieti, come nella sindrome delle gambe senza riposo. E che dire dei diabetici? Direi che quasi il 100% di loro ha una carenza di B1. Avendo costantemente alti livelli di zucchero nel sangue, il loro corpo richiede molta più B1. La forma di B1 che consiglio spesso è la bentiamina, un tipo un po' speciale. Se qualcuno è davvero molto carente di B1, può arrivare ad avere sintomi psicotici e persino un altro sintomo strano chiamato confabulazione, che ho dovuto cercare anche io. Significa produrre ricordi falsi a causa di una grave carenza di B1. Ci sono anche altre cose che possono peggiorare una carenza di B1. L'alcol, il tè, il caffè, il pesce crudo come il sushi, avere problemi digestivi infiammatori all'intestino che rendono difficile assorbire i nutrienti, l'assunzione di metformina, un farmaco, e persino fare molta attività fisica. Pensate a quanti atleti usano maltodestrine come fonte di energia, ma senza la B1 necessaria, e in più si allenano tantissimo. Un vero suicidio vitaminico. Ma quali sono gli alimenti ricchi di B1 che possiamo arruolare nella nostra dieta? I cibi integrali sono una buona fonte. La troviamo nella carne. E sapete qual è la carne più ricca di B1? Il maiale. Anche il fegato, le uova e i semi di girasole ne contengono. A volte si sente dire che i cereali raffinati sono una buona fonte di vitamine del gruppo B, ma è solo perché vengono aggiunte artificialmente durante la fortificazione. Io consiglio decisamente di assumere una B1 naturale. Una forma naturale molto interessante è la litiamina, che deriva dall'aglio. È ottima per i problemi nervosi ed è molto più facile da assorbire rispetto ad altre forme di B1. Ok, ho parlato un bel po' della B1, ma c'è un altro amico che spesso scarseggia quando mangiamo troppi amidi raffinati: il magnesio. Anche lui è un aiutante fondamentale nel processo di trasformazione degli amidi in energia. E qui viene il bello.
Il magnesio è necessario affinché la B1 possa fare il suo lavoro. Se non abbiamo abbastanza magnesio, indovinate un po'? Anche la B1 fatica a funzionare. E non solo, anche la vitamina D potrebbe non essere efficace. Ma il magnesio aiuta anche per un'altra cosa importantissima. Aiuta a controllare il calcio. Il calcio di solito fa contrarre i muscoli, ma se non c'è abbastanza magnesio a tenerlo a bada, i muscoli si contraggono troppo. E cosa succede? Arriva il famigerato crampo muscolare, spesso quello che ci sveglia nel cuore della notte. Questo perché di solito i livelli di magnesio sono più bassi al mattino presto. Il magnesio è cruciale per regolare il calcio, perché se ce n'è troppo nel posto sbagliato, possono sorgere un sacco di problemi, come l'accumulo di calcio nelle arterie o i calcoli renali. Senza abbastanza magnesio, la nostra pressione sanguigna tende a salire, potremmo avere palpitazioni, insomma, un sacco di problemi al cuore. Pensate a quei farmaci chiamati calcioantagonisti. Beh, in pratica cercano di imitare gli effetti del magnesio quando c'è troppo calcio che stressa il cuore. E non è finita qui. Se il magnesio scarseggia, i nostri livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, tendono a salire e indovinate un po'? Addio sonno sereno. Ecco perché molte persone trovano giovamento assumendo magnesio prima di andare a letto. Il tipo di magnesio che consiglio è il magnesio glicinato. Se siete molto carenti di magnesio, potreste avere tremori, debolezza muscolare, emicranie e, come abbiamo detto, difficoltà ad assorbire la vitamina D. Quindi, amici, sì, possiamo iniziare a coccolare il nostro corpo con questi preziosi nutrienti per aiutarlo a gestire meglio gli amidi. Ma la cosa migliore in assoluto sarebbe fare un bel ciao ciao agli amidi raffinati. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, vi chiedo ancora una volta di mettere un bel mi piace. Se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a farlo per non perdervi i prossimi video dedicati al nostro benessere. Cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. E se conoscete qualcuno che potrebbe trovare utili queste informazioni, non esitate a condividere questo video. Grazie di cuore per avermi seguito fin qui. Ci vediamo nel prossimo video.